E vince Spallettone, proprio lui contro il caro vecchio Mu, che poi in realtà vecchio, se andiamo a vedere credo che sia più giovane di Spalletti, sì, sì, devo controllare, ma sì. È una partita non semplicissima, ma in Europa non esistono partite semplici e stasera lo scrive, anzi ce lo mostra con una gigantografia la partita tra Atletico, sì, tra Atalanta e Athletic Club. Una roba clamorosa, ragazzi, con un primo tempo veramente a senso unico. Anche nella ripresa aveva approcciato bene l'Atalanta. Al gol del pari è cambiato tutto, incredibile. Scusate, perdonate, signori, mamma mia. Quindi, lo dicevo, non è semplice, non è semplice nulla in Europa e soprattutto, come anche un po' in campionato, e visto che ci sono 8 partite che si giocano in questo maxi girone di Champions, i conti si fanno alla fine. I conti si fanno alla fine. Oggi la Juventus ha gli stessi punti dell'Inter. tanto, tanto di cappello, anzi, le ultime, cioè la Juventus è passata dal quasi quasi rischio, no? Rischio a adesso ci andiamo a giocare anche la partita a Monaco per migliorare ulteriormente il piazzamento playoff. Perché andando a fare un po' di ragionamenti, Inter e Juve sono comunque fuori. Perché anche con 16, anche con 15, no 16, con 16 punti eh, forse riesci a entrare con 15 no. Secondo me facendo le varie valutazioni, poi è tutto da vedere, onestamente prendete tutto con le pinze, ma credo di non sbilanciarmi, anzi, di non dire fesserie dicendo che ce ne vogliono 16. E niente, comunque dai, adesso ne parliamo, ci mettiamo con calma. Le ho viste entrambe, le ho viste assolutamente entrambe. E quindi niente, prima di partire come al solito, se volete spolliciate, iscrivetevi al canale se volete seguire i prossimi contenuti. Domenica dovremmo ritornare anche in live, visto che questa giornata di campionato anche ci dirà tanto, quindi domenica sera vi porterò un ospite speciale, un grande ritorno, non vi aggiungo altro. E quindi se non avete fatto din don, attivate la campanella, iscrivetevi. Credo che sia su YouTube che su Facebook, forse in contemporanea. Vediamo. Intanto state attivi. Grazie, signori miei, grazie per il supporto. Mamma, questo fettino che fa un freddo cane, la stanza non è riscaldata, un casino. Allora, la Juventus è vero che non è stata una partita semplice, ripeto, perché per me lo dicevo a inizio video, l'ho detto no, non mi ricordo neanche quello che dico un minuto prima, è una roba clamorosa, scusatemi davvero, ma io credo che queste squadre abbiano comunque tanta gamba e noi facciamo fatica quando appunto abbiamo modo di confrontarci, perché anche una squadra come il Benfica, che secondo me non è superiore, però secondo me se non è pari livello poco ci manca alla Juventus in qualità, parlo, perché ci sono giocatori comunque interessanti. E, però a livello di gamba, a livello, ripeto, di freschezza, ti mettono i bastoni fra le ruote ed è stato infatti un primo tempo molto equilibrato. Una sola grande parata, quella di Gregorio, sempre criticato, diciamolo, ha fatto una parata importante quella nel primo tempo sul 10. E sì, perché poi bisogna dirlo, no? Il tifoso si arrabbia per tutto, anche con Perin che aveva ritratto volontariamente ma cosa ma pensate voi su un portiere della Juventus, uno come Perin volontariamente ritraeva la mano, cioè ne senti delle robe veramente fantasiose. E ribadisco, un'ottima parata, però alla fine è stato comunque un primo tempo livellato, perché anche la Juventus c'era stato quel tiro di Hildiz che è finito fuori, c'è stato quel colpo di testa sia di Miretti che di David, anche Miretti nel primo tempo sì, ci sono state delle potenziali occasioni anche per la Juventus, quindi non è che è stata una Juventus che abbia sofferto. No, è che ormai la Juventus, almeno dal punto di vista della proposta, del giocare, del palleggio, dell'essere in controllo, no? di quello che vuole fare durante la gara,
ci ha fatto capire che ne è capace, e quindi se questo non le riesce ormai diciamo difficile partire per l'evento. In realtà ha fatto la sua gara, ha fatto la partita sufficientemente buona per vincerla. Ecco, questo è il commento che mi sento di fare. Ha fatto la partita sufficientemente buona per vincerla, e nella ripresa, nel momento in cui ancora il Benfica sembrava, no, stesse comunque assolutamente bene in campo, poi la Juventus ha avuto prima l'occasione ne ha avuto due se non sbaglio, no, una di McKennie o due? No, ha avuto prima l'occasione di McKennie di il tiro sulla palla di Calulu, e poi ha avuto anche quel cross di Ildiz, e McKennie se non sbaglio va a spezzare, non la prende. Comunque l'occasione, come vedete, le ha avute la Juventus, e poi l'ha sbloccata. Poi c'è stato anche il palo. È vero che il palo c'è stato sia da una parte che dall'altra, ma poi alla fine la Juventus la vince meritatamente, la vince ancora una volta con qualità di alcuni giocatori chiave. McKennie, per esempio. Io ci aggiungo che stiamo vedendo la miglior versione di Locatelli, anche lui, che in passato ha avuto delle critiche, ma secondo me sta facendo bene, ha fatto una buona gara. Sì, ci sono giocatori che, come Miretti, hanno avuto un po' un passaggio a vuoto. Lo stesso David ancora secondo me può dare molto, ma molto, molto di più. A tratti sì, l'ho visto maluccio, però è anche vero che c'è in tutte e due i gol. Sul primo un po' fortuitamente, sul secondo invece fa due belle giocate sul secondo gol. Il gol costruito tra McKennie e David è un bel gol, fatto con i tempi giusti, fatto di connessioni, quindi eh, ribadisco una Juventus che sta, sta sempre di più assumendo le sembianze di quello che cerca poi il proprio allenatore, della cosa più importante. È vero che poi se l'era un po' complicata, di nuovo, concedendo il rigore, un rigore che Bremer, un giocatore come Bremer soprattutto, non deve commettere un'ingenuità del genere, perché poi se non scivola, mamma come è scivolato tra l'altro, e magari segna 2-1 e si complica. È una partita del genere rischi di non portarla a casa. Invece è andata proprio così, e ribadisco, alla fine complessivamente un ottimo lavoro della Juventus, veramente un ottimo lavoro, che oggi si riporta, ripeto, con i punti dell'Inter a fare una Champions super, super, super dignitosa, soprattutto per quelle, ripeto, che erano, per quelle che poi erano diventate un po' i risultati, no? E invece adesso si è ripresa alla grandissima, e il Napoli è l'unica squadra che al momento è fuori ed è costretta a vincere contro il Chelsea. Passiamo all'altra gara, passiamo alla partita della Dea, e ci sono rimasto molto male. Sono rimasto molto molto male, vi dico la verità, per la Dea, perché a un certo punto era terza, e sarebbe stata terza in caso di vittoria in solitaria, ed è veramente un peccato incredibile. Forse facendo il risultato contro l'Union Saint-Gilloise, vincendo fuori casa, comunque con 16 potrebbe forse passare ugualmente, ma lì è più complicato, nonostante magari il livello sia diverso. Però no, mi dispiace per la gara che stava disputando l'Atalanta. E cioè, veramente in Champions non puoi dare nulla per scontato, perché nel primo tempo c'è stata una sola squadra. Quando si dice una sola squadra in campo, si dice una sola squadra in campo, non tanto ma davvero, con il gol di Scamacca che sovrasta il difensore, l'ennesimo gol di testa, bellissima palla anche se non sbaglio di Zaleschi, mi pare lui, sì. Confondo sempre alcune volte anche per sembianze Zaleschi e De Ketelaere, che poi non si assomigliano proprio, perché De Ketelaere è molto più longilineo. Però sì, era Zaleschi. A proposito di Ketelare, ha preso il palo, un gol annullato, il fuorigioco, però c'era stata grande occasione prima di Scamacca e poi di Bernasconi, ma anche a inizio ripresa. No, tu dici no, erano sicuri di averla vinta. No, perché a inizio ripresa pure l'approccia bene l'Atalanta, un paio di scese di Zappacosta, veramente molto molto bene l'Atalanta, che stava dominando letteralmente, no? Ed è non lo so cosa sia successo, ma dei gol sicuramente
anche abbastanza stupidi. Jim City che perde un duello fisico, se non sbaglio Jim City, sì, che si fa la spallata e va a terra. Lì devi essere tu difensore a dare la spalla, non che te la fai, non che la subisci. E poi altri dove, se non sbaglio, Kossunu proprio guardava spaesato, in un altro dove dovrebbe secondo me mantenere la linea, invece va avanti. È un peccato, si è fatta trovare, secondo me forse anche dopo il pari la voglia di riprenderla subito, si è fatta trovare impreparata, ripeto, peccato di equilibrio e si è un po' arenata, sicuramente poi Valverde è bravissimo, è un allenatore che l'ha cambiato un po' anche con il giocatore che è entrato e segnato. Sicuramente bravissimo, bravissimo anche l'avversario, per carità. Però, ripeto, è in un controllo clamoroso l'Atalanta e farla finire così, veramente un peccato. Poi è arrivato anche il gol di Kristovic, che dava speranza, ma non è bastato. È veramente un peccato, veramente un peccato. Ma l'Atalanta resta la squadra che è avanti a tutte le altre italiane, 13 punti. È un'occasione sprecata, però se l'Atalanta comunque, come posso dire, se riparte dal primo tempo che abbiamo visto quest'oggi, può fare tante cose buone e può andarsi addirittura a riprendersi quello che stasera ha buttato all'aria. Quindi vediamo. Certo è che è una squadra, come abbiamo visto anche in campionato, che va un po' di sprazzi, vive un po' anche di motivazioni. Alcune volte si accende, alcune volte si spegne. Va un po' normalizzata e regolarizzata. Vediamo cosa sarà capace di fare Palladino, ma non ho dubbi che possa fare bene, perché ripeto, poi quando l'Atalanta esprime il suo calcio è un calcio veramente di alto livello. Però buttarla a casa così oggi, buttarla così, ripeto, una partita del genere è assolutamente un peccato. Mi dispiace veramente, veramente tanto. Incredibile. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate a casa, se volete iscrivetevi al canale, io intanto vi abbraccio forte. Un grande abbraccio da Reschi.